Appassionati di moto e amici di Moto.it, ciao a tutti! Siamo qua ad Almeria, sud della Spagna, per provare la Kawasaki Ninja 650. Come vedete dalla moto che è un pochino sporca, oggi abbiamo preso tanta acqua, ma vabbè, purtroppo capita anche in Spagna di trovare la pioggia, d'altra parte siamo in gennaio. Allora, questa è la nuova Kawasaki Ninja 650, che è un pochino la gemella della Z650 che abbiamo provato un mese e mezzo fa. C'è una carnatura completa, c'è una estetica decisamente più sportiva, molto bella, molto riuscita, molto curata, col doppio faro che ricorda un pochino la SX1000. È veramente una moto di bell'impatto. Ma non c'è solamente l'estetica che è completamente nuova su questa moto. Il telaio è una nuova struttura in traliccio di tubi tondi che ha permesso, insieme ad altre soluzioni tecniche nuove, di ridurre il peso in maniera significativa rispetto alla R6F che conoscevamo in precedenza. Pensate, pesa 18 kg in meno, ora pesa 193 kg. Il telaio da solo ne pesa 15. Nella riduzione di peso è stato importante anche il nuovo forcellone, che è sempre in lamiera scatolata in acciaio, che pesa oltre 2 kg in meno della precedente versione, che aveva anche la sospensione laterale, mentre qua vedete è una sospensione centrale e progressiva. La forcella è una forcella 41 teledraulica tradizionale non regolabile, mentre invece il mono posteriore è regolabile ma unicamente nel precarico della molla. La moto è completamente nuova dal punto di vista estetico grazie alla carenatura, mentre il serbatoio è lo stesso che abbiamo visto sulla nuova Z650. Rimane lo scarico sottomotore, peccato che la moto sia un pochino sporca perché non rende veramente merito all'estetica, che invece, come vi dicevamo, è stata congegnata in maniera molto brillante. Il motore è il classico bicilindrico parallelo 650, ha un imbellaggio a 180 gradi, quindi ha questo rumore un pochino zoppicante al minimo, che poi invece ha una bella verve quando si dà gas. È stato modificato rispetto al precedente e pesa, solamente i cilindri pesano circa 2 kg in meno, grazie alla soluzione Open Deck. Chiaramente questo è un motore Euro 4 e lo va a 68 cavalli. La struttura è del tutto simile a quella della Z650, quindi anche la sospensione, i freni sono gli stessi. Qui c'è un 300 mm anteriore a margherita, le pinze sono delle Nissin a doppio pistoncino, posteriormente invece c'è una pinza a monopistone. Il ponte di comando appare piuttosto curato, vedete ci sono le due leve regolabili, sia quella di freno che della frizione. Il cruscotto è un cruscotto piuttosto ricco, adesso lo vediamo meglio. Avevamo un navigatore oggi e quindi chiaramente questo è un accessorio. Ecco qua, come vedete contagiri molto chiaro al centro, display multifunzione sulla destra, c'è l'indicatore della marcia inserita, c'è anche una spia che avverte quando cambiare marcia, lampeggia di giallo, poi diventa rossa quando c'è il momento del taglio limitatore intorno ai 10.000 giri. L'intervento dello spia è programmabile e può essere anche eliminato. Un'altra novità del motore 6,5 è la frizione servo assistita. Ha una soluzione a doppia camma, per cui viene alleggerito sia lo stacco, che peraltro questo è veramente molto leggero, e poi c'è anche una funzione di diciamo antisaltellamento in staccata. Le pedane del pilota e del passeggero, come vedete, sono rivestite in gomma, le staffe sono in resina, così come anche gli specchi. Purtroppo il passeggero non ha degli attacchi, quindi qui sotto non ci sono delle maniglie, non c'è la possibilità di agganciarsi, e quindi questa è una piccola pecca. Una novità è il cupolino regolabile in altezza, bisogna usare degli attrezzi, ci sono 3 posizioni e questa adesso è una posizione più alta e scorre in tutto 60 mm, così come è anche possibile cambiare la sella per chi è più alto. Diciamo che questa moto ha una seduta a solo 7,90, la moto è stretta, quindi è adatta così com'è a piloti diciamo fino a 1,75 m. Sopra conviene comprare la sella in accessorio che è più alta, sono 35 mm in più e quindi permette di avere una posizione di guida più corretta.
La nuova Ninja 6,5 c'è in nero, in arancio e costa quindi 7.590 euro. Poi c'è questa versione KRT, quindi Kawasaki Racing Team, con la grafica classica nera e verde, e costa 200 euro in più. Descrivere la nuova Ninja 650 in poche parole? Beh, insomma, diciamo che è facile, intuitiva e divertente. Le tre cose insieme sono delle grandi qualità, anche se ha 68 cavalli, alla fine li si usa tutti, per cui questa è una moto anche divertente quando c'è la strada in ordine. Adesso qua è un pochino umidiccio, vedete che anche queste strade sono abbastanza rovinate, non hanno neanche un grip eccellente, però si guida bene. Insieme alla fluidità di erogazione, altra cosa che si apprezza è la rotondità di guida. Non c'è una maneggevolezza esagerata per quanto riguarda lo sterzo, nel senso che non è così rapidissimo, ma è tutta la moto che è leggera, per cui l'agilità c'è e c'è tutta. Il lavoro delle sospensioni, che sono abbastanza turistiche, ma direi che è giusto considerato lo spirito e l'indole di questa moto, il tipo di aggressività della frenata che non è eccessiva, che non è mai brutale, che non mette mai in difficoltà nessuno, e la curva di erogazione del motore, che vi diciamo è veramente pastosa, sono perfettamente amalgamate tutte queste qualità. La posizione di guida è ben calibrata, soprattutto per chi è alto intorno al 1,70 m, 1,75 m. Chi è più alto può prendersi, direi, sicuramente la sella che viene venduta in optional, che è un pochino più alta, e questo permette di avere le pedali nella posizione più corretta. Per quanto riguarda la protezione aerodinamica, il fatto che si possa regolare il cupolino, adesso questa è una posizione più alta, recupera bene il fatto di stare con la sella rialzata, e abbiamo visto oggi la protezione è molto buona anche quando piove e a velocità al limite di quelle concesse in autostrada in Italia. Insomma, direi che nessun vortice, nessuna turbolenza. Il comfort beneficia anche di quote di vibrazioni estremamente basse. Questo bicilindrico ha l'albero di equilibratura, vibrotta un po' tra i 5,5 e 6,5, grosso modo tra i 120 e i 135 all'ora in sesta, ma sono vibrazioni estremamente basse, si sentono un pochino di più quando chiudete il gas, ma non c'è nessun formicolio. Anche abbiamo fatto dell'autostrada oggi, dei tratti lunghi, e non c'è nessun fastidio alle mani. Raccorda molto bene le curve. L'unica cosa, siccome tende un pochino a sedersi, se la guidate con le marce basse nello stretto è un pochino sottosterzante, tende un po' ad allargare davanti, ma è tipico delle moto che hanno sospensioni un pochino più morbide e quindi meno carico sull'avantreno, e tendono un po' ad alleggerirsi appunto quando si accelera, soprattutto scendono in seconda e terza. Ecco, sulle strade un pochino mosse come queste, con qualche avvallamento, si apprezza il fatto di avere sospensioni così turistiche, che sono quelle giuste e sono perfettamente accordate al carattere del motore e anche l'impianto frenante. Vedete, anche su questo ok, grosso rallentamento, la risposta non è mai secca. Come sentite il motore frulla molto bene, cambio ottimo, cambio veramente perfetto negli innesti, si può anche non usare senza frizione, sentite come lavora bene. Altra cosa estremamente positiva sono i consumi molto bassi. Abbiamo fatto oggi tra i 20 e i 25 km al litro, andando a un'andatura anche non per forza tranquilla, quindi direi molto buono. Se dobbiamo parlare di difetti, difetti grossi io sinceramente non ne ho trovati. Vi dico, i limiti sono circoscritti a una moto di questa impostazione, quindi è chiaro che se uno pretende di avere un motore più aggressivo, qui non ci siamo. È una sport touring alla fine, anche se il look è da sportiva della serie Ninja, soprattutto con la grafica KRT della moto che abbiamo usato oggi.